Oh, l'amore, l'amore, l'amore. Vi prego, se è un romantasy, scrivetelo in copertina. Sviluppo un piccolo trauma ogni volta che leggo certe storie. Persone come me ci restano male, quindi scrivetelo in copertina. È un romantasy, non fantasy, gotico, no, romantasy. Allora, oggi vi parlo di questo libro che ha anche, come dire, qualcosa di buono in sé e potrebbe piacervi. Qui sotto il link se volete acquistarlo. Io sono affiliato, guadagno una piccola percentuale, grazie. Non credo che lo metterò nella mia libreria virtuale, lo shop di Broken Stories, che ha questo indirizzo, dove invece vi invito ad andare a sondare per trovare libri, insomma, davvero notevoli. Il meglio del fantastico, mettiamola così. Sotto il sole a pendolo, eccolo qui. Questo è il libro. Questo è il libro e ragazzi, ha una copertina, guardiamola di nuovo, ha una copertina bellissima, l'edizione è stupenda. Jeanette Ng, editore EO, anzi etichetta EO, che pubblica un sacco di libri molto belli. Questo mi ha veramente lasciato delle cicatrici emotive. Perché? Perché, vabbè, adesso ve ne parlo, ok? Chiariamo subito, così se siete il tipo di pubblico che cerca questo genere di pubblicazione, perfetto. Se invece come me scappate a gambe levate da questo tipo di storie, io vi sto rendendo un servizio eccezionale, vi sto evitando proprio di finire ospedalizzati metaforicamente insieme a me. Questo è un romanzo ambientato ad Arcadia. E partiamo già bene, perché Arcadia è il continente dove vive il piccolo popolo. È stato scoperto da James Cook e da allora, diciamo, il mondo vittoriano, perché siamo in quell'epoca lì, sta cercando di capire come portare la parola del Signore tra le creature del piccolo popolo, le quali sono anche abbastanza sinistre. Ricordate tutte quelle vicende legate al changeling, bambini sostituiti nella culla con creature, con replicanti fatati, viandanti che si perdono nei boschi e iniziano a ballare con le fate e quando hanno finito di ballare, al mattino dopo scoprono che sono passati 100 anni e quindi tutti i loro familiari sono scomparsi. Insomma, il piccolo popolo, come anche ci insegna per esempio Arthur Machen, ma anche, naturalmente Shakespeare con Sogno di una notte di mezz'estate, e poi James Barrie con Peter Pan nei giardini di Kensington. Insomma, il piccolo popolo è tanto magico e affascinante quanto anche sinistro e imprevedibile. E quindi Arcadia è il regno dell'imprevedibilità più totale. Non ci sono regole. La nostra protagonista si chiama Catherine Elstone e si reca ad Arcadia, coraggiosamente dall'Inghilterra vittoriana e bacchettona, per cercare suo fratello, Laon Helston, che è un missionario, un curato. È partito, mi pare, 2 anni prima per Arcadia, per portare appunto il Vangelo. Missione molto complicata. Prima di lui, un altro curato si era recato lì con la moglie, o meglio, prima da solo, ma poi si era sposato, quindi con la moglie aveva vissuto lì ed è scomparso. Non si sa più niente di lui. Si chiamava Roche, mi pare. Bene, la nostra Catherine arriva nel castello dove sarà ospitata, castello di Getsemani, che è un castello molto gotico, circondato da una nebbia eterna, quindi non si vede un cazzo tutto intorno, diciamo la verità, quindi ambientazione molto facile, nebbia. Ed lì è praticamente esiliata, suo fratello non c'è, neanche l'ombra, solo nebbia. Insieme a lei però un ognomo che si è convertito grazie al fratello, quindi è proprio, insomma, è fissato con il Vangelo, si pone un sacco di domande di natura teologica, in un linguaggio che è praticamente incomprensibile, curioso. C'è poi una donna che l'assiste, che in realtà è una cangiante, cioè una donna che è stata sostituita a una bambina nella culla in Inghilterra e che solo dopo ha scoperto di essere una cangiante. E poi una strana governante che si vede o non si vede, la salamandra. Per il resto, mistero, silenzio, tedio e i diari di questo Roche, che a quanto pare appunto è scomparso, ma ha lasciato alcuni suoi appunti che sono nella camera della nostra Catherine. Nella stessa camera c'è anche una porta che conduce nel nulla e lei lo tiene chiusa e inchiavardata perché naturalmente ne ha paura. Come vedete, i misteri sono fitti in questa vicenda, che si muove però con un passo molto molto incerto. Nelle prime 100 pagine fondamentalmente cosa succede? Abbiamo Catherine che arriva lì,
un sacco di promesse, di misteri, di enigmi da risolvere, i diari di Roque e altri documenti da studiare, una lingua misteriosa forse da interpretare, da decifrare, che è l'enochiano, la misteriosa forse lingua degli angeli, e poi tutto questo però si sgonfia in pagine e pagine di noia colossale. Veramente, la corazzata Potionkin, la corazzata Potionkin del fantasy, che però è gotico e che però promette tantissimo, con Catherine che si aggira per il castello, cerca di capire, ma non capisce mai niente. E fondamentalmente conversazioni che non portano da nessuna parte, e tutto questo intervallato da pagine che aprono i capitoli di per sé brevi, che sono, sapete, come spesso succede, c'è una citazione in apertura, no? E poi comincia il capitolo vero e proprio, oppure un paragrafino che ci fa capire magari, no, qualcosa di più di questo mondo. No, Jeanette Ng scrivendo all'inizio di ogni capitolo, fondamentalmente, riportando paragrafi lunghissimi di documenti esterni, di atlanti, di dissertazioni, di ricerche che riguardano questo mondo che si è inventato. Così noi, fondamentalmente, ci maciniamo le palle leggendoli prima che la storia riprenda a scorrere. Già scorreva molto lentamente. In più, ogni singolo capitolo è preceduto da questo suo leggendarium, tra virgolette, che avrebbe potuto benissimo pubblicare a parte o in un appendice. Così, volendo, uno dice, vabbè, mi leggo l'appendice perché mi è piaciuto il romanzo. Oppure, sto lontanissimo dall'appendice perché il romanzo mi ha fatto cagare. Era una decisione lecita, invece così te li ritrovi e inciampi sempre in questi capitoli, in queste trattazioni, in queste didascalie che riportano dichiarazioni di studi di... Che palle, ragazzi! Sotto il sole a due palle, dopo un po'. E poi arriva l'elemento. Però, aspettate. Però bisogna dire una cosa. Che il mistero comunque c'è, che l'ambientazione è affascinante, per cui io sono andato avanti. C'era qualcosa, c'era una forza traente che mi portava verso il finale, e io ho insistito, mi sono incaponito, dicendo a me stesso, no, io questo romanzo lo devo finire. Il che è strano, perché di solito quando un romanzo mi scartavetra gli zebedei, io tendenzialmente declino gentilmente, prendo da parte in maniera figurata l'autore, l'autrice, poggio una mano sulla spalla e faccio un discorso. Carissima, tu so che ti sei impegnato molto in quest'opera, che tra l'altro è stata pubblicata anche all'estero, quindi evidentemente sei brava, ma diciamo che tra te e me non è scoccata la scintilla. Questo è il discorso che faccio generalmente nel mio intimo, ecco, con l'autore o l'autrice, perché sono una persona per bene, ma non fino in fondo. E invece Sotto il sole a pendolo ho voluto in qualche modo portarlo a compimento. Non so perché, ci deve essere dentro un altro mistero, un altro enigma, una qualche formula alchemica che sì, ha funzionato. Forse complice il fatto che a me le fatine, il piccolo popolo, gli gnomi e tutta sta roba qui sono sempre piaciuti. Dai tempi degli album, dei libri di illustrazioni, fate gnomi degli anni 70, non so se vi ricordate, fino a Il ritorno delle fate, scritto da Arthur Conan Doyle, quando cascò nella truffa, no, delle bambine fotografate con le fatine nei boschi, e lui ci credeva, così come credeva ad altre teorie strampalate della sua Inghilterra di quell'epoca lì. Era una persona molto razionale, ma c'era cascato con tutti gli scarponi, e questa roba mi ha sempre messo di grande buon umore. Arthur Conan Doyle, Il ritorno delle fate, io me lo sono letto con gran gusto. Tra l'altro vi metto anche il link qua sotto, perché è proprio la prova che anche le persone più intelligenti possono cascare nelle teorie più bislacche, fino alla terra piatta, sì, insomma. Allora, quindi sono andato avanti, e adesso però faccio spoiler, ok? Sulla trama, vi ho raccontato solo l'inizio, ma adesso devo fare spoiler. Quindi, se questo libro vi interessa, smettete di guardare il video qui, perché vi devo raccontare il seguito, ok? Come continua, è importante, soprattutto per mettervi sull'avviso, per salvarvi dai traumi che io invece ho subito leggendo questa storia. Ok? Pronti? D'ora in poi spoiler. Bene, si va avanti con Laon che torna, il fratello
di Catherine a un certo punto arriva. Lei si avventura fuori dal castello, nebbia, atmosfera molto alla Cime Tempestose, che è un riferimento, insomma, ha ispirato questo romanzo. E Laon arriva a cavallo di un destriero, insomma, in sella un destriero, e non riconosce, non vuole riconoscere la sorella sulle prime, che però è emozionatissima, insomma, quasi perde la testa, l'emozione la travolge, la sopraffa, lui sembra un po' delirante, poi i due si recano al castello, lui all'inizio non crede che sia veramente la sorella, ma che si tratti di un inganno del piccolo popolo, perché lì dove si è recato da 2 anni per fare il missionario ha scoperto che questi sono proprio stronzi, cioè questi proprio li odia ormai, è finito in una qualche strana spirale di persecuzione da parte di questo piccolo popolo e in particolare della fantomatica Regina Bianca, che lo ha tenuto a quanto pare prigioniero, ma probabilmente se lo è anche, come dire, rigirato su un dito e lo ha fatto oggetto della sua concupiscenza sessuale. Benissimo, i due dopo un po' Laon si arrende al fatto che la sorella, che ha lasciato in Inghilterra, vestita di trine e merletti, è arrivata fino ad Arcadia per lui, per salvarlo. E quindi, ma sei proprio tu? Sì, sono proprio io. Oh mio Dio, abbracci, emozione, eccetera. Il problema è che sta per arrivare la Regina Bianca, che deve tenere al castello, perché così ella ha deciso, un ricevimento sfarzosissimo. È così che, insomma, premiamo anche le aspettative di un certo pubblico che ama leggere di feste e di balli al castello. In quel pubblico non ci sono io, però mi sono comunque tenuto saldo sulla mia decisione di continuare a leggerlo, perché mi veniva promesso che questo ricevimento sarebbe stato un evento chiave del libro, un qualcosa di incredibile, sarebbe successo, insomma, quello che finalmente mi aspettavo, una scena madre, qualcosa di fai succedere qualcosa, Ng, ti prego. E invece Ng fa succedere che arriva questa comitiva, questa enorme spedizione della corte della Regina Bianca, che è la Regina Mab, si chiama così, cioè è la Regina Mab di Peter Pan, no? Quella dei giardini di Kensington. Un riferimento, un'allusione, così come ce ne sono altre all'interno del romanzo. Arriva, è una bellissima creatura, ma un po' grifagna, un po' aquilina, un po' quasi somiglia un po' a un gufo, e poi intorno a lei un parterre di creature che sono effettivamente molto rigogliosamente descritte. Ho quasi pensato di trovarmi all'interno di qualche pagina di Clive Barker a un certo punto. Un puttanaio di creature. E cosa fanno tutte queste creature? Ciarlano tutto il tempo, non succede di nuovo un cazzo, se non che il nostro Laon è molto agitato, è evidente che comunque con questa Regina Bianca ha fatto cose senza mutande, però sapete, in tutto questo clima vittoriano, lui è un curato, certe cose non si fanno. E la regina, insomma, organizza il ricevimento si tiene, ci sono tante creature che blaterano per tutto il tempo, la nostra protagonista è sempre più agitata, si sente sotto osservazione, si sente spiata, intanto cerca di decifrare l'Enochiano, questi antichi documenti, e poi c'è la salamandra e forse una donna misteriosa s'aggira nel castello, tutta questa fumosa architettura di indizi che non portano da nessuna parte, e poi il ricevimento finisce e tutta la corte se ne va. Questo convoglio enorme di creature lascia il castello. In ballo cosa c'era? Il permesso, ottenere il permesso di inoltrarsi nel regno della Regina Mab per portare la parola del Signore. Questo non viene ancora concesso, però si assiste a una caccia di tutta la corte, non alla volpe, ma a una vittima umana, che è la cangiante che aveva accolto la nostra protagonista. Morendo, la cangiante rivela a Catherine che anche lei, colpo di scena, è una cangiante in realtà, quindi non è veramente la sorella di Laon, ma è un sostituto magico che è stato appunto messo nella culla, eccetera. E da qui si scatena la seconda parte del libro e veniamo a conoscenza delle vere motivazioni di Catherine. Perché si è recata lì? Perché Laon ha lasciato l'Inghilterra? Perché i due
fratello e sorella, sono innamorati. Oh, l'amore, l'amore, l'amore! Comincia tutta la polpa romantasy e questi due iniziano a trombare e io... Ma come? Ma come? No! No, scusatemi. Va bene, lo so, cime tempestose, Heathcliff, vabbè, ho capito che c'è quel riferimento lì, ma questi sono proprio... No. Già, insomma, me li avevi descritti in maniera abbastanza raffazzonata. Adesso l'unica cosa che sembra interessare loro in mezzo a questa congerie di misteri, questo labirinto di enigmi, la cosa principale che sembra interessare loro è fare sesso. In maniera vittoriana, per cui non ci sono i dettagli, però sono sempre lì che tubano, si baciano, scopano, si accarezzano, esplorano il castello tenendosi per mano. Che palle! E lei tutto il tempo, quanto è bello lui, quanto è fico lui. Oh, ma oltretutto hai anche assassinato una donna, che sì, sarà anche una cangiante, ma sei stata tu a ucciderla nella caccia organizzata dalla regina Mab. E tutto quello che pensi in merito è peccato, torniamo a trombare. Ma io non ce la faccio. Non ce la faccio quando tutte le motivazioni, quando tutto il cuore di una vicenda si riduce a questo, togliamoci le mutande. No, davvero, cioè la vita non può essere così, o comunque non la vita che io voglio prendere in considerazione. Capisco che magari una adolescente infoiata o un adolescente infoiato non vede l'ora di leggere o di venire a sapere che la vita si risolve tutto nello scopare, perché non vede l'ora anche lui, lei, no? È così che, però no. Questo c'era tutto il castello, tutto il goticismo, tutti i misteri, tutte le creature, l'idea di Arcadia, un mondo, un continente popolato dal piccolo popolo, James Cook che l'ha scoperto, l'epoca vittoriana, e poi tutto si riduce a quanto è bello mio fratello, voglio scoparlo, e lui, io ti ho sempre amata, per questo sono scappato. No, vi prego, no, veramente no. Una cosa terrificante. E poi tutti i misteri che ci sono non arrivano quasi mai a veramente essere spiegati, anche perché i dialoghi sono allucinanti, i dialoghi sono indecifrabili, molto spesso non si capisce un cazzo di quello che dicono, ma perché proprio sono scritti male, o forse sono tradotti male, non lo so, non posso saperlo, però posso sapere che il verbo scaturire è intransitivo, e invece a pagina 399 cosa leggiamo? Leggiamo che nei suoi gesti c'era una dimestichezza efficiente, le mani che scaturivano scintille e lingue di fuoco. E quindi mi viene un qualche dubbio anche sulla traduzione, perché scusatemi, ma scaturire le scintille e il fuoco? No, sprigionare al limite. Capita di sbagliare, capita a tutti, però veramente l'italiano di questo libro io l'ho trovato tanto convoluto, mettiamola così, ok? Poco chiaro, già gli enigmi sono tanti, poi la lingua è poco chiara, i dialoghi sono scadenti, sono veramente scadenti. A questi dialoghi, ok? Vaffang a questi dialoghi. Vaffang anche però alla storia, che poi diventa appunto questa brodaglia sentimentalista, mentre c'è tanto altro in ballo, e invece noi dobbiamo preoccuparci del fatto che Laon e sua sorella Catherine si sono sempre amati e desiderati e vogliono fare fichi. E questo vogliono fare tutto il tempo. E fatelo, non rompete il cazzo a noi. Scusatemi, però dopo un po'. Questo, e vedete cosa mi succede con i romantasy? Io mi arrabbio perché riducono tutto il senso della vita a questo, alla favola dell'anima gemella, dell'amore perfetto, della stronzata che è tutta sta roba qui. Mi arrabbio. Forse perché, non lo so, vabbè, sono un frustrato di merda, va bene? Ok, è così. Lo ammetto, probabilmente sono un frustrato di merda e non merito di leggere questi capolavori. La vicenda prosegue tra tante carezze, tanti sbaciucchiamenti, per poi svelare che, insomma, nel castello c'è una donna prigioniera, è la moglie del vecchio vicario, però non ho capito perché. Perché è lì prigioniera? L'Enochiano, che cosa fa? A che cosa serve? I libri che hanno trovato lì, ma che roba sono? La porta che conduce nel nulla. Vabbè, l'hanno messa lì per influenzare psicologicamente la nostra. Ma cos'è? È tutto un miscuglio di idee che però rimangono staccate, scollegate tra di loro, capite? È come quelle ricette dove ci si mette tanta roba, ma poi i gusti non legano. Ecco, tutto... I misteri, questa storia non lega. Impazzisce e basta.
Dopodiché scopriamo che, ah no, ma tra l'altro la nostra inizia a trombare col fratello perché una cangiante le dice no, anche tu sei una cangiante. E lei ci crede subito, capite? Cioè, come uno viene da te e ti dice non sei mai stato un essere umano. Ah, ecco. Ci credo. Ma, scusatemi, Nong vaffang anche a questa soluzione narrativa. E ribadisco che questa casa editrice sta stampando ottimi libri, però in mezzo agli ottimi libri. Tant'è vero che l'ultima volta che ho controllato, su Amazon c'era una recensione di questo titolo che non so se sta andando tanto bene. No, aspettate, perché il finale poi è ancora un'altra figata. Alla fine veniamo a sapere che la regina Mab concede il permesso di andare a portare il Vangelo nei suoi territori, quindi la storia, ecco, finalmente potrebbe muoversi, potremmo vedere un po' d'azione, invece no, finisce lì. Perché la On è entrato di nuovo in crisi, avendo scoperto che colei che si portava a letto non è effettivamente una cangiante, ma è la vera sorella, sangue del suo sangue, e quindi no, vuole rinunciare a partire, eccetto che la sorella fa tutto un discorso sul peccato, sulla Bibbia, sul sesso, sul peccato, sul trombare, e i due alla fine decidono allegramente che sì, che bello, dai, continueremo a trombare, fratello e sorella che fanno sesso, e andremo a portare la parola di Dio. Non ci ho capito un cazzo. Dove vuole andare questo romanzo? Che cosa vuole dire? Qual è il sottotesto? Ma esattamente che cosa ho letto? Ma perché questo pasticcio? Non ho capito. Francamente non ho capito, però leggetelo voi e poi venitemelo a spiegare. E scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Un ringraziamento enorme a chi è passato di qua, ha visto il video fino alla fine, chi si iscrive, chi è già iscritto e agli abbonati a Broken Stories. Siete grandi e mi aiutate a portare avanti questo canale e io in cambio vi do contenuti extra, vantaggi, eccetera. Se anche voi volete abbonarvi, siete così pazzi, c'è un tasto qua sotto, se lo premete compare un video che vi spiega tutto quello che succede dopo. Ciao a tutti da Flavio Torrisi di Broken Stories.